Qual è il tuo livello di italiano? A1 o B2? Lo sapevi che il livello di una lingua può essere classificato con sigle che vanno dalla 1 al C2 e che conoscere il proprio livello è fondamentale quando studi una lingua? Ciao, sono Maria e sono un'insegnante di italiano, inglese e spagnolo. Quando ho vissuto all'estero non avevo idea di cosa significassero queste sigle. Fatto sta che da un livello A2 in inglese e in spagnolo sono arrivata ad avere in entrambe le lingue un livello C1. Conoscere il mio livello di partenza e quello di arrivo è stato molto utile per rendermi conto della mia conoscenza della lingua. Ricordo che quando vivevo in Inghilterra, quando parlavo con persone inglesi, mi ripetevo continuamente che il mio inglese era very poor, molto povero. Poi mi iscrissi a un corso di lingua e scoprì che il mio livello era tra un B2 e un C1. Di conseguenza mi sono resa conto di cosa conoscevo della lingua e di cosa potevo migliorare. Quindi oggi voglio spiegarti il significato di questi livelli, in modo che tu possa renderti conto a che punto sei nel tuo apprendimento dell'italiano. Innanzitutto, come avrai immaginato, A1 è il livello più basso e C2 il livello più alto. Quindi avremo in ordine A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Il tuo livello è A1 se riconosci delle parole familiari o comprendi frasi molto semplici come ad esempio ciao, mi chiamo Maria e sono italiana. Sai interagire in modo semplice con le persone, sempre a patto che chi ti sta davanti sia disposto a ripetere più lentamente. Allo stesso modo sai parlare di te stesso, sai dire come ti chiami, di dove sei e dove abiti. Se sei in vacanza, sai scrivere una breve e semplice cartolina. E il livello 2? Ecco, a questo punto sai fare discorsi un po' più lunghi, come ad esempio descrivere la tua routine quotidiana. Sai descrivere la tua famiglia e altre persone e parlare della tua situazione scolastica o lavorativa. Sai anche descrivere situazioni del passato usando l'imperfetto o il passato prossimo. Puoi scrivere o dire una ricetta usando l'imperativo. A1 e A2 sono considerati i livelli base. Ora passiamo ai due livelli intermedi, B1 e B2. Se sei un livello B1, puoi parlare, senza esserti preparato, di argomenti familiari, come la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi viaggi e i tuoi hobby. Sai anche parlare di fatti di attualità e comprendi l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. Sai descrivere i tuoi sogni, le tue speranze e le tue ambizioni usando il condizionale. Ad esempio sai dire vorrei imparare l'italiano perché un giorno vorrei vivere in Italia. Sai anche esprimere la tua opinione riguardo a qualcosa, ad esempio un film, un libro o una persona. Facciamo un esempio. Ad esempio sai dire penso che La Dolce Vita sia il più bel film italiano. Infine sai scrivere una lettera ad un amico parlando di te e delle tue esperienze. A un livello B2 inizi a comprendere discorsi un po' più complessi, purché l'argomento ti sia familiare. Capisci la maggior parte delle trasmissioni trasmesse alla TV o alla radio e sai leggere articoli di attualità. Puoi anche guardare la maggior parte dei film in italiano. Sai comunicare con persone italiane senza problemi, esprimendoti in modo vario e articolato. A livello di scrittura sai scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e descrivendo la tua opinione. Se sai fare tutto questo e anche di più, allora vuol dire che sei a un livello avanzato, come il C1. Con questo livello sai comprendere discorsi lunghi e complessi e non hai problemi a guardare film in italiano. Sai leggere articoli specialistici e istruzioni tecniche. Sai esprimerti in modo sciolto e spontaneo e dai descrizioni dettagliate su argomenti complessi. Quando scrivi sei in grado di scegliere lo stile più adatto ai lettori cui ti rivolgi. Eccoci arrivati al C2, il livello più alto. Ora sai comprendere discorsi lunghi e articolati, anche se le persone parlano velocemente. Sai esprimerti con facilità e sai rendere sottili sfumature di significato. Leggi con facilità qualsiasi tipo di testo. Scrivi lettere, relazioni e articoli complessi. Sai anche scrivere riassunti e recensioni di opere letterarie e saggi professionali. Quindi, qual è il tuo livello di italiano? Scrivimi un commento se vuoi e lo capiamo insieme. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, iscriviti al canale e ci saranno presto nuovi contenuti interessanti. Ciao!